Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di This With. Oggi parleremo del verbo essere, che è uno dei due importanti verbi ausiliari della lingua italiana, e parleremo della forma più semplice, cioè del modo indicativo tempo presente. Le cose che bisogna innanzitutto conoscere sono senz'altro i pronomi personali: io, tu, lui, lei, lui al maschile e lei al femminile, noi, prima persona plurale, voi, seconda persona plurale, e loro, terza persona plurale. Quindi io sono, tu sei, lui, lei è, quindi diremo lui è o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Abbiamo anche aggiunto degli aggettivi, in questo caso che indicano uno stato d'animo, per far sì di poter costruire, aggiungendo l'aggettivo alla coniugazione verbale del verbo essere al modo indicativo tempo presente, e avere una frase di senso compiuto. Io sono allegro, e accanto abbiamo indicato il maschile, il femminile singolare e poi il plurale, quindi allegro maschile, allegra femminile e allegri al plurale. Possiamo notare come tu sei, con la parola triste, che vuol dire il contrario di allegro, triste significa che sia al maschile singolare che al femminile singolare il termine rimane perfettamente invariato, mentre al plurale diventa tristi. Lui o lei, che sono la terza persona singolare, si coniuga con una E accentata. Attenzione a non confondere con la E senza accento, che è la congiunzione che serve per congiungere due parti del discorso. Anche qui abbiamo utilizzato un aggettivo per rendere una frase di senso compiuto. Qui la parola è infelice. Infelice significa una persona che non è contenta, che non è allegra, e abbiamo indicato che come triste, anche infelice rimane invariato sia al singolare maschile che al singolare femminile, mentre infelici, cioè noterete che in tutti i casi l'ultima lettera è una I, significa che nella maggior parte dei casi basta cambiare la vocale finale con una I per trasformare l'aggettivo al plurale, tranne alcuni casi particolari come quello che vedremo con la prima persona plurale, che è noi. Noi siamo stanchi, quindi vuol dire che abbiamo lavorato tanto e ci siamo affaticati. Di conseguenza stanco singolare maschile, stanca singolare femminile, stanchi in questo caso, essendo una C aspra, si aggiunge l'H e diventa stanchi, per consentire in italiano la pronuncia nel modo corretto. Abbiamo poi la seconda persona plurale, che è voi siete, abbiamo scritto annoiati, annoiato, annoiata, quindi annoiato singolare maschile, annoiata singolare femminile, e annoiati, e questo è il caso, diciamo, in cui la regola generale O A I viene ampiamente rispettata, cioè il singolare maschile con la O, il singolare femminile con la A, e il plurale semplicemente trasformando la O, la A del singolare con una I. Abbiamo poi un loro sono, terza persona plurale, abbiamo scritto demotivati. Anche qui vedrete che la coniugazione rispetta la regola generale O A I, demotivato, io sono demotivato, io sono demotivata, voi siete demotivati. E poi abbiamo indicato i modi, gli usi del presente, cioè in quali casi andremo a utilizzare il modo indicativo tempo presente in italiano. Questo vale per tutti i verbi, sicuramente non solo per l'indicativo presente del verbo essere, bensì per tutti gli indicativi presenti. Userò l'indicativo presente
per esprimere azioni che si compiono al presente. Abbiamo un esempio dove oggi vado in piscina. È un'azione che io svolgerò oggi, di conseguenza posso utilizzare il modo indicativo tempo presente. Abbiamo poi le azioni abituali, cioè azioni che io compio rutinariamente, abitualmente, magari tutti i giorni o tutti i mesi, tutti gli anni, un'azione che viene in maniera abituale. Abbiamo fatto un esempio con pranzo a casa tutti i giorni. Io pranzo a casa tutti i giorni, quindi è un qualcosa che faccio ripetutamente e siccome indica un'azione abituale posso utilizzare l'indicativo presente. Abbiamo poi le azioni che si compieranno in un prossimo futuro. Cosa si intende per prossimo futuro? Qualcosa che sta per accadere. Infatti nell'esempio parliamo di domani mattina. Domani mattina vado a lavorare in bicicletta. Quindi per quanto non sia un'azione presente, ma è un'azione che si svolge nel futuro, è un futuro imminente, un futuro quasi immediato, domani mattina. E poi abbiamo il caso del presente storico, quando stiamo annunciando un qualcosa che si è svolto nel passato, nell'esempio parliamo di una biografia, quindi stiamo raccontando, annunciando, esponendo la biografia di un personaggio famoso, possiamo dire, facendo il nome del personaggio famoso, nasce a Como nel 1827, nell'esempio parliamo del famoso Alessandro Volta. Alessandro Volta nasce a Como nel 1827, per dire, poi continuando nella biografia potremmo dire, studia all'università si laurea e quindi è una sequenza di frasi al presente per quando stiamo parlando di fatti accaduti al passato. E infine abbiamo un quinto caso di azioni che iniziano al passato però continuano al presente. E abbiamo alcuni modi, anche se ne abbiamo indicati 3, sostanzialmente sono 2, perché la B e la C sono 2 modi diversi di indicare più o meno la stessa cosa. La prima costruzione si fa con verbo da e periodo di tempo. Abbiamo fatto l'esempio con parlo da 2 ore, quindi il verbo è parlo, da rimane immediato e poi il periodo di tempo indicato, nel caso specifico è 2 ore, quindi io parlo da 2 ore, utilizzo il presente per indicare un'azione che è iniziata nel passato, che è in progress, che sta continuando e anche in questo momento io sto parlando e la cosa sicuramente presuppone che potrei continuare a parlare ancora, quindi parlo da 2 ore. Abbiamo poi 2 modi di dire la stessa cosa, che è o sono, aggiungiamo poi il periodo di tempo e poi aggiungiamo che è il verbo. Più semplicemente, esempio, sono 2 giorni che non fumo sigarette. E poi potremmo dire la stessa cosa, è da 2 giorni che non fumo sigarette. Qui abbiamo fatto un esempio diverso, è da 1 anno che mangio le verdure. Quindi possiamo utilizzare il verbo essere anche per azioni che iniziano al passato e continuano al presente. Questi sono gli esempi più semplici per cominciare a studiare il verbo essere al modo indicativo tempo presente con i vari usi. Grazie per la vostra attenzione, se la lezione vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, arrivederci.